benvenuti a piatto. Oggi parliamo di patate al forno. Parliamo di quelle patate così irresistibilmente dorate e croccanti che renderanno impossibile smettere di mangiarle. Flavia Diamante ci svela i segreti per raggiungere l'apice della perfezione delle patate al forno. Iniziamo con la scelta della patata giusta, perché non tutte le patate sono uguali. Ciò che conta è un alto contenuto di amido. Amido, questa roba qua. Abbiamo qui patate rosse, viola, gialle, ma non fatevi ingannare dal colore. L'importante è il contenuto d'amido. Non esistono regole assolute per identificare una patata ad alto contenuto di amido basandosi sul colore. Solo alcune linee guida. Una patata a pasta bianca ha più amido e meno acqua di una patata a pasta gialla, per esempio. L'ideale sarebbe una patata con il 15-20% di amido. Questo è il valore ideale per ottenere quella croccantezza esterna mantenendo un cuore morbido. Oggi abbiamo scelto una patata gialla con poco meno del 20% di amido. Questo equilibrio ci permette di avere la croccantezza che desideriamo senza che l'interno risulti eccessivamente secco. E tagliamo in cubetti molto grossolani, di circa 4-5 cm. È una dimensione ideale per godersi la croccantezza mantenendo un interno soffice. Tagliate tutte le patate, qui 1,5 kg. Procediamo con la precottura in acqua bollente leggermente salata. Non appena immerse, basteranno 5 minuti a partire dal momento in cui l'acqua bolle di nuovo. Questo passaggio, chiamato anche parboiling, è fondamentale per i seguenti motivi. Perché rimuove uno strato di amido in eccesso, che si forma sulla superficie della patata a causa del taglio, amido che se non rimosso renderebbe le patate coriacee all'esterno, invece che deliziosamente croccanti. Inoltre, con la precottura ammorbidiamo l'esterno per il passo successivo che effettueremo, che sarà volto a creare una superficie testurizzata della patata, la quale donerà quella croccantezza extra alle nostre patate al forno. Il sale darà una presalatura alle patate, nonché estrarrà un po' d'acqua dal cuore delle patate. C'è chi aggiunge bicarbonato o d'aceto per migliorare la superficie delle patate durante questa fase. Noi vi diciamo che non serve, se non a conferire un gusto opinionabile alle patate. Ora è il momento di sbattere queste patate nel colino, proprio come sta facendo Flavia. Vanno scosse delicatamente contro i bordi del colino. Niente di troppo energico, vogliamo solo creare alcuni piccoli solchi, crepe, imperfezioni. L'obiettivo è rendere la superficie irregolare. Più è irregolare e più la patata sarà croccante. Al contrario, più è regolare la superficie e più diverrà simile ad un pezzo di cuoio dopo la cottura. Perfetto. Lasciamo raffreddare ed asciugare queste patate. Non vogliamo metterle al forno mentre sono ancora calde e umide. E questo sarebbe un errore irreparabile. Guardate questa bella superficie testurizzata che abbiamo creato. Spezzando la continuità della superficie creiamo la base del nostro successo. È il momento di aggiungere il grasso per la cottura. Le patate si sono raffreddate. Olio d'oliva, arachidi, burro chiarificato, ma anche grassi animali, come grasso d'anatra, lardo di colonnata. Noi scegliamo l'olio d'oliva, più salutare. Ma quanto ne serve? È facile cadere nella trappola di pensare che più grasso si usa, più croccanti diventano le patate arrosto, specialmente se vi fate un giro in rete, dove chef o presunti tali le affogano nell'olio. Ma non è così che funziona. Esiste una quantità o range ben preciso. Intorno ai 4 cucchiai d'olio per chilo di patate.
Ricopriamo delicatamente le superfici delle patate, mescolandole con l'olio in una ciotola, e per i migliori risultati vogliamo oliare leggermente anche la teglia che useremo, la quale verrà preriscaldata nel forno. E via, aggiungiamo le patate alla teglia oliata e calda, in un solo strato, importantissimo anche questo, distanziate per massimizzare la croccantezza. Il sale estrae l'umidità, quindi vogliamo salare le patate proprio prima di metterle nel forno caldo. Temperatura di 220 gradi con ventilazione per un totale di 40 minuti, girandole la prima volta dopo 20 minuti, poi altre 2 volte ad intervalli di 10 minuti. E gli aromi non li mettiamo? Ovviamente sì, moltissime le scelte. Qui selezioniamo un classico mix di aglio e rosmarino, ma aspettiamo ad aggiungere questi ingredienti. Se li aggiungiamo troppo presto, brucierebbero nel forno caldo. Li aggiungiamo dopo i primi 20 minuti di cottura. Lasciamo gli spicchi d'aglio in camicia per conferire un sapore d'aglio molto delicato e per il rosmarino un po' tritato e qualche rametto. Siamo a metà cottura, quindi è il momento di girare le nostre patate ed aggiungere gli aromi. La temperatura alta di cottura è un altro aspetto critico. Più veloce avviene la doratura, meno acqua evaporerà dall'interno delle patate, garantendo una patata morbida, soffice all'interno. Se dovesse servire, estendete la cottura 10 minuti alla volta fino a raggiungere la doratura che vedete qui. Il profumo d'aglio e rosmarino è divino. Ecco le nostre belle patate arrosto croccanti, brillanti, di una tonalità oro puro. Sono un vero piacere per tutti e 5 i sensi. Ogni morso un croc delizioso, che lascia spazio poi a un interno morbido, perfettamente cotto. Guardate queste piccole pepite. Flavia non resiste e ruba il primo assaggio. E con questo, cari amici, siamo giunti al termine. E non dimenticate di mettere un bel mi piace, di iscrivervi e di farci sapere nei commenti come sono venute le vostre patate arrosto croccanti.